Oggi finalmente provo un kit per trasformare la bicicletta elettrica della Tongshen. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. E già, non esiste solo il kit della Bafang per trasformare la bici elettrica e molti di voi infatti mi chiedevano di provare un TS-DZ2 della Tongshen ed oggi, grazie alla collaborazione con Tecno Bici Elettrica di Este, ho questa possibilità. Ciao Vladi! Ciao Ivan, sei venuto a trovarci finalmente. Sì, innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di provare oggi una Tongshen. Di cosa si tratta? Allora, questa è una nostra bicicletta che è diventata pedalata assistita perché l'abbiamo trasformata noi con un motore appunto Tongshen TS-DZ2. In questo caso abbiamo montato su un motore da 500 watt che lavora con una batteria da 48 volt da 15 ampere. Questa batteria è una fra le migliori che produciamo in un nostro laboratorio perché assembliamo direttamente noi il pacco batteria. Con questa batteria qui riesce a fare tranquillamente fra i 100 e i 120 km e poi basandosi bene con l'assistenza riesce a farne tranquillamente anche di più. Ecco Vladi, a proposito di assistenze, qua quante assistenze abbiamo? Guarda, adesso intanto la accendiamo, c'è l'interruttore qui sulla batteria, andiamo ad accendere lo schermo. Abbiamo 4 livelli di assistenza, 1, 2, 3 e 4. Ok. Volendo possiamo anche utilizzare la bicicletta senza assistenza come una bicicletta normale. Ecco che questo è un po' il bello di queste bici trasformate con i kit. Ecco, l'ultima cosa per quanto riguarda il kit, questo diciamo rispetto a un Bafang c'ha un tipo di assistenza alla pedalata diversa. Esatto. La particolarità di questo motore è che avendo il torsiometro riusciamo ad avere una pedalata molto fluida e praticamente lavoriamo insieme al motore ed è come utilizzare una bicicletta nativa già elettrica. E allora non mi resta che provare questo kit della Tongshen. Bene Ivan, la bicicletta è pronta e non vedo l'ora che tu faccia tanti chilometri e ci vediamo anche stasera perché ne hai di batteria da consumare. Ripercorrerò per questo mio test un percorso che di solito utilizzo per le mie prove. Partenza sempre dal castello di Este. Questo kit con motore TS-DZ2 della Tongshen è stato montato su una bicicletta, una mountain bike entry level della storica azienda veneta Helios. Perché vi parlo anche della bicicletta? Perché è possibile acquistarla nuova, già assemblata con il kit da Tecno Bici Elettrica di Este ad un prezzo molto conveniente che poi vi dirò. Ha un bel telaio in alluminio, ruote da 29, un bel manubrio ampio e pesa circa 18-19 kg già con il kit. Le sospensioni anteriori sono di fascia economica ma più che sufficienti per divertirsi. Forse l'aspetto un po' più debole è rappresentato dai freni che sono a disco ma meccanici e diciamo che con motori con queste prestazioni sarebbe preferibile montare un freno idraulico, ma poi parleremo anche di prezzi. Faccio un po' di asfalto, così faccio un po' di riscaldamento e anche prendo confidenza con questa bici elettrica, con questo kit. In pianura su asfalto la bicicletta elettrica scorre veramente molto bene ed è silenziosa. Fin dalla prima salita sterrata mi accorgo che devo spingere maggiormente con le gambe sui pedali. Ecco, per avere un po' le prestazioni a cui sono abituato io di salita, metto assistenza 3. Ed ora discesa e poi affronteremo un piccolo muretto. Manubrio largo e ruota da 29. Devo dire che soprattutto in discesa con quei sassi esposti fanno la differenza.
dà molta più sicurezza. Assistenza 3, a questo punto dove c'è una rampa abbastanza impegnativa metto anche 4, vediamo se riesco a interpretare al meglio questa salita. Molto bene. Siamo in questa zona di sottobosco, sempre assistenza 3. Molto bene anche questo passaggio. E ora parliamo un po' di questo kit della Tongsheng TSDZ2. In linea di massima è meno costoso del kit della Bafang, siamo sui 380 e 500 euro contro i 450 e 1000 a seconda dei watt motore del Bafang, a cui bisogna aggiungere il prezzo della batteria, che per il Tongsheng può variare dai 300 ai 650 euro con celle Samsung che però sono molto efficienti. Personalmente non ho mai installato un kit TSDZ2, ma grosso modo il procedimento è sempre lo stesso. Devo dire che questo motore del kit Tongsheng per il momento mi sta dando veramente delle ottime soddisfazioni, non è mai troppo forte, troppo potente, la pedalata risulta molto morbida, rotonda, non ci sono mai appunto degli scatti di potenza e anche i 500 watt sono più che sufficienti. Adesso questa è la parte diciamo più semplice e fra poco saliremo per 2 salite impegnative, anzi 3, e vedremo come si comporta veramente sotto sforzo. Ovviamente bisogna prendere un po' di confidenza con le assistenze di questo motore, ritrovare il giusto equilibrio con la marcia inserita, così da ottimizzare anche i consumi, che per il momento il display indica ancora carica massima. Sono con assistenza 2. Diciamo che meccanicamente mi servirebbe di sicuro una marcia più leggera che questo pacco pignoni non ha. Non bisogna avere fretta con salite come queste. Sto usando l'assistenza 3, quindi non massimo della potenza su questa che è una delle salite più impegnative di questo mio percorso, e devo dire che salgo ai 10-11 km orari, quindi è un bel salire. E penso anche con il giusto sforzo fisico. Questa è la seconda salita, più semplice di quella di prima, molto più larga, meno sconnessa, e anche qui lascio l'assistenza 3 e adesso via con la discesa.
E questa è una prova che faccio spesso. Arrivo da una discesa in questo avvallamento per poi riprendere questa forte salita che mi fa scalare velocemente tutte le marce e allo stesso tempo devo agire in maniera crescente con le assistenze. Devo dire che l'ha superata in maniera egregia. Ed ora ultimo tornantino su asfalto e poi affronteremo la salita più complicata. Il motore tutto sommato è silenzioso, molto fluido, anche le cambiate sono perfette, non c'è problema di qualche strappo forte tra una cambiata e l'altra. E adesso tornantino e inizia la salita, quella tosta. Sto salendo molto bene. Questa è la rampina più dura. Qua ci sarebbe la necessità di avere un pignone più grande. Provo a mettere l'assistenza 4 massimo. La salita qua è notevole. Torno all'assistenza 3. Ed ecco, scollinato. Attraverso il piccolo borgo di Calaone qui sui colli e poi mi aspetta la lunga discesa panoramica fino ad Este. Ed eccomi arrivato al punto di partenza, il castello di Este. Ho fatto circa 23 km per questo test del kit Tongsheng. La mia prima impressione su questo kit devo dire che è ottima, soprattutto nell'erogazione della potenza che risulta essere molto fluida grazie appunto al sensore di torsione, cosa che nel motore Bafang invece dobbiamo un po' ricercare mettendo mano sulla centralina elettronica. Indubbiamente il motore del kit Tongsheng consuma meno del Bafang. Nonostante ho utilizzato molto le assistenze, devo dire che la batteria ha fatto il suo lavoro e mi ha sorpreso, infatti sono arrivato a destinazione con ben 4 tacche. E poi la forma triangolare della batteria, la qualità della custodia la trovo particolarmente riuscita ed è un'ottima soluzione soprattutto per quei telai magari con geometrie strette dove è difficile installare il case con il pacco batteria classico. Certo, con il solo giro di oggi è difficile dare una valutazione completa di questo kit, capirne l'affidabilità nel breve e magari medio periodo, ma questo TSDZ2 confrontato con i bike di brand più blasonati che ho provato, devo dire che si è comportato proprio bene. Rispetto al mio Bafang dà un'esperienza di pedalata differente da provare per capire quella che fa più al caso nostro. Diciamo che in linea di massima, a parità di difficoltà, il Tongsheng ti fa faticare un po' di più. E questo l'ho visto anche analizzando i dati del mio cardiofrequenzimetro. Ed ora il prezzo. Sì, perché questa Helios, già con il kit così configurata da Tecno Bici Elettrica di Este, ha un prezzo veramente interessante. Infatti costa 1.750 euro e si è pronti ad entrare in questo incredibile mondo delle e-bike.
Bene, ringrazio Tecnobici Elettrica di Este che mi ha dato la possibilità di provare questo kit che devo dire trovo molto interessante e spero di avere la possibilità di provarlo ancora. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.